Danno da missile polacco e non drone russo, errori, accuse russe e polemiche italiane. Nel giro di pochi giorni si sono intrecciate in Europa due vicende che, pur concernendo paesi diversi, mostrano come tensioni militari, comunicazione istituzionale e diplomazia si influenzano reciprocamente, generando conseguenze politiche interne ed esterne. Da un lato, l'episodio in Polonia, il danno ad una casa attribuito inizialmente a un drone russo, rivelatosi poi forse causato da un missile dell'aeronautica polacca. Dall'altro, le tensioni che emergono in Italia a partire da dialoghi e gesti formali con la Russia, recentemente al centro di polemiche. Polonia, cosa è successo davvero? Il 10 settembre scorso, nel villaggio di Wyryki, regione di Lublino, nell'est della Polonia, un'abitazione subisce danni significativi durante un allarme per incursione di droni russi al confine con l'Ucraina. Inizialmente, come è ragionevole in un contesto di conflitto, si ipotizza che i danni siano provocati da un drone russo. Ma fonti vicine ai servizi di sicurezza polacchi, citate dal quotidiano Rzeczpospolita, affermano che non è stato un drone, bensì un Missile Air-Air AIM-120 sparato da un F-16 polacco a essere difettoso e che il malfunzionamento ha deviato o ha avuto un esito imprevisto colpendo la casa. Questa versione riporta importanti discrepanze nelle comunicazioni ufficiali. Il presidente della Repubblica Polacca, Karol Nawrocki, e l'Ufficio per la Sicurezza Nazionale, BBN, dichiarano di non essere stati informati, o comunque non lo erano stati nei dettagli, da parte del governo guidato da Donald Tusk, circa la possibilità che il danno fosse attribuito a un missile nazionale. Il governo Tusk però mantiene che, in ogni caso, la responsabilità primaria sia da attribuire alla Russia, in quanto soggetto che ha provocato l'allarme con i droni. Tusk ha pure promesso che i risultati dell'indagine saranno pubblicati non appena possibile. L'Ufficio per la Sicurezza Nazionale, assieme al Presidente, ha chiesto chiarezza immediata, trasparenza, rispetto per l'informazione verificata in un contesto dove disinformazione e guerra ibrida sono realtà quotidiane. Italia, la diplomazia del saluto, le parole forti e la critica interna. Mentre in Polonia si sollevano dubbi su cosa sia effettivamente accaduto, in Italia emergono tensioni diplomatiche anch'esse legate al conflitto russo-ucraino, ma focalizzate su gesti e dichiarazioni che scuotono l'equilibrio interno del governo. L'ambasciatore russo in Italia, Alexei Paramonov, ha fatto nei giorni scorsi dichiarazioni critiche verso il governo italiano in relazione alle misure di difesa, alla cooperazione con la NATO e alle posizioni che, secondo Mosca, alimentano tensioni. In particolare, l'ambasciatore ha espresso preoccupazione che l'Italia, attraverso il suo sostegno, diretto o indiretto, ad operazioni militari contro la Russia, possa ripetere esperienze storiche dolorose. In questo contesto, Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ha suscitato clamore per la stretta di mano con l'ambasciatore russo durante un ricevimento diplomatico organizzato dall'ambasciata cinese a Roma, il 76esimo anniversario della Repubblica Popolare Cinese, insieme al 55esimo anniversario delle relazioni diplomatiche con l'Italia. Salvini ha difeso il gesto come naturale in un contesto diplomatico. Se vai ospite a casa di qualcuno e qualcuno ti saluta, lo saluti. Ha aggiunto che era presente una pluralità di diplomatici anche di altri paesi e che il saluto non deve essere sovrainterpretato. Le opposizioni politiche hanno reagito duramente. Il Partito Democratico e alcuni senatori hanno definito il gesto inopportuno, chiedendo che il governo prenda le distanze e riaffermi una linea ferma contro il regime di Mosca e in favore dell'Ucraina.